We also know that we can, if we need the limecrete to be much stronger, for instance, because it needs machinery to go on top, we can reinforce it using bamboo. Ma se addirittura abbiamo bisogno di rinforzare, perché per esempio vogliamo farlo carrabile, possiamo utilizzare anche il bambù. Bamboo reinforcement is stronger than steel reinforcement. I rinforzi fatti con il bambù sono più forti dei rinforzi fatti con l'acciaio. But you need to use structural bamboo. There are different types of bamboo. Però bisogna utilizzare il bambù strutturale, che è un tipo particolare di bambù. Okay, are there any other questions about foundations at all? Yes, Romeo. Quando finisce il corrido di pietra o di materiale naturale, che appoggi il legno sopra, non mette nient'altro prima di appoggiare il legno? Tipo membrana o qualcosa del genere? No, we don't use a membrane. We put the timber directly on top of, well, we'd have the wall, a layer of lime and sand, and then the timber, and then... Quindi avremo il nostro muro, uno strato di sabbia e calce, il legno e la paglia. There is a... When we're thinking about very high quality design, we have to think, so there is the brick, here is the foam glass, here is our timber. With lime, sand here and here. Quello è lo strato di calce e sabbia. La croce è il legno e il muro è quello che ha fatto vedere prima. Sì, quella linea nera più scura è uno strato di calce e sabbia. But so when we compress our load-bearing buildings, quindi quando mettiamo il nostro carico, this join here becomes very, very tight. Quella giunzione lì diventa molto molto stretta. But we also have to test our buildings for air tightness. Ma dobbiamo anche osservare, sperimentare il nostro l'isolamento del nostro edificio. So sometimes the air can get in through this join here. Per esempio, a volte l'aria può penetrare attraverso quelle giunzioni. Because you've got the timber and the stone together, which is not a really good join. Perché il legno e la pietra sono due materiali che si comportano un po' diversamente, quindi potrebbero esserci delle fessurazioni o degli spifferi. So we are going to change this material now, and in the UK we can buy underlay for carpets which is made of pure wool. Adesso si possono anche comprare in Inghilterra dei rotoli di lana compatta. And we're going to put the wool here so that it will squash and make it airtight. E io metterò la mia lana lì al posto della calce e il peso la schiaccerà e la comprimerà e la renderà completamente isolata, come una guarnizione. Glass wool is, I've heard of glass wool, and it's not really wool. It's glass that appears like wool.
Non stiamo parlando di lana vera, e si chiama così solo perché sembra lana. Sì, no. Adesso... No. Non la userebbe mai, no. No, because true real wool acts as an insulator even if it's wet. Glass wool does not. Per un motivo importante, perché la lana agisce da isolante anche quando è bagnata, la lana di vetro no. The embodied energy of glass is very, very high. È l'impronta, cioè il carbonio che viene prodotto nella produzione, l'anidride carbonica, nella produzione di lana di vetro è molto molto alta la quantità di anidride carbonica prodotta. Yeah, so 2 reasons. Yes. Volevo sapere se la fondazione che ha mostrato prima sulla palude può essere applicata a un terreno sabbioso, ad esempio. Yes, that type of foundation is good for a lot of different applications. Sì, quel tipo di progetto andrebbe bene in moltissimi tipi di soluzioni, di applicazioni, ha molte applicazioni. In Denmark, they use that type of foundation for many houses, but instead of using stone, they use the old mussel shells. Per esempio in Danimarca usano questo tipo di costruzione, quello che abbiamo visto, però instead of using the gravel, the stone. They use what? Mussel shells. Mussel shells. Yes. Al posto del ghiaione loro addirittura usano i gusci di cozze. Yeah. So you get, because they're very well insulated. Yes, because it's very good insulation. È un ottimo isolante. You can imagine making your using your mussel shells as a big mound, and then just building your house up on top of that. And you could put your floor directly on the mussel shells, and you already have your insulation underneath. Possiamo costruire la casa direttamente su questo strato di gusci di cozze e avremo questo isolamento direttamente già fatto. Yeah, very simple, very effective. Molto semplice e molto efficace. Okay. Yes, so here you have, who's going to be the first person to design a straw bale house with this type of foundation in Bari? Quindi chi sarà il primo architetto a disegnare questo tipo di There's progetto a challenge for a you. Bari? Sulle cozze. Yes, Romeo, maybe your next project? Yes? Eat the shells. And you can use the shells to make more lime. E si possono usare i gusci di cozze anche per fare un impasto, nell'impasto. Just put it in the kiln. Mettendole anche intere dentro l'impasto. You know that's how they do it in India. In India anche fanno così? Yeah, they use the shells from sea creatures to make lime. E usano i gusci di un sacco di frutti di mare, di animali, di molluschi per creare una calce. E il tuffo è tutto questo, si sente, è un consolidato di cocce, di frutti di mare, diciamo, di resti di frutti di mare, scheletri di fossili. Yes? Made from, yes. Well, limestone.
Limestone is, that's what limestone is. Anche la pietra calcarea, dice lei. Perché non utilizzare il carparo macinato o il tufo che è lo stesso origine? If it's got enough air in it, yes. Lei dice se c'è anche aria abbastanza dentro, è una questione anche di quanta aria racchiude, perché poi credo che la cozza poi crei anche una cavità di aria. La cozza andrebbe utilizzata a questo punto intera, senza macinare? Sì, sì, intera, stiamo parlando di cozza intera. Vedi, c'è un... E prima ha parlato invece di in India. Posso fare? Lui parlava di fossile, ok, però la cozza intera, ancorché con sostanza organica, ma anche del fatto stesso che sia piena di cloruri di sodio, di sale marino, non potrebbe inficiare il processo poi con la calce, che non deve avere sali. No. It's all when it's burnt, because you can't make lime without burning it. Yes, yes. No, that's not a mix, that's just the shells. Just the shells, like gravel, yes. Quel progetto di cui abbiamo parlato prima, tanto per essere chiari, i gusci di cozze sono interi, quello in cui abbiamo usato i gusci di cozze come... Yes. Sono interi e non c'è nient'altro, sono utilizzati come una ghiaia, sono messi lì come strato di isolamento. Poi ha detto possiamo anche utilizzare i gusci negli impasti o per produrre una calce, cioè cuocendola, producendo una calce con i gusci di cozze. So if you want to do that type of foundation, the only thing you need to do to satisfy engineering is to do a load test on it. L'unico modo comunque per soddisfare un ingegnere è fare la prova di carico sopra questo strato. To prove how much weight it will take. Per vedere quanto peso è capace di sostenere. It's not too expensive to do this test. It was the test I had to do when I first wanted to do car tires. Non è molto costoso come test. Io per prima ho dovuto fare questo test quando ho utilizzato le fondazioni fatte sui pneumatici riciclati. And once you've done the test, you've proved to engineers that it works. È uno dei test classici che funziona e che possiamo utilizzare. Okay, we've got about 20 minutes before we stop. So I'll just show you a few more pictures about the process of building with straw. Abbiamo 20 minuti ancora prima della pausa di fermarci, quindi mostrerò ancora altri metodi di costruzione in paglia. So most of the buildings that I work on and that I design have people like you working on them to build real buildings through training courses. Quindi qui possiamo cominciare a vedere come si lavora con i volontari durante un corso sulla realizzazione di manufatti in paglia. And can you see how happy they are? Riuscite a vedere come sono felici? They love it. Look, they love it and they come back for more. Lo adorano e ritornano sempre per continuare a lavorare. So these days, when we build, we like to build by keeping the building dry. So people still say to me, you can't do load bearing in England because it rains too much. Well, we've solved that. We solved that years ago. Quindi uno dei problemi che spesso si incontrano è come mantenere l'edificio asciutto. Molti continuavano a dirmi che non si possono aprire cantieri in paglia in Inghilterra. Noi abbiamo risolto questo problema.
So here you can see that we've got the scaffolding going all the way up and a roof over the top. Quindi l'impalcatura va fino su e c'è anche un tetto, costituisce anche un tetto. So often that can be quite an expensive solution. Spesso è troppo costoso. But what's happening now, because there are so many self-builders, is that a self-builder is buying the scaffolding, using it for as long as they need it, and then selling it again without losing very much money. E quello che succede oggi con gli autocostruttori è che si compra l'impalcatura, si realizza questa cosa e poi si rivende senza un eccessivo dispendio economico. It's becoming so popular that there are some scaffolding companies who will sell the scaffolding and guarantee to buy it back. Ci sono addirittura delle compagnie che producono impalcature che garantiscono di riacquistare l'impalcatura dopo che è stata utilizzata e comprata. And obviously this gives you peace of mind while you're building, because it's true to say that a self-build will take longer than if a contractor was to do it for you. Questa soluzione dà sicuramente una certa tranquillità, perché quello che si dice nella differenza principale fra autocostruzione e costruzione tradizionale con un'impresa è proprio la differenza nei tempi di realizzazione. But I have to say that another method that I really like is to design the load-bearing building so that the roof is made first, and the roof then becomes the waterproof covering above, and the scaffolding will keep the sides dry. Quello che mi piace anche realizzare prima è il solaio, in modo tale che anche il solaio sia appoggiato momentaneamente sull'impalcatura e sarà perfettamente asciutto. So can you see here there are some beams that come through under the ring with posts underneath them. Come vedete ci sono quelle travi che sporgono e quei pilastri che vanno fino a terra. So for this design we had 4 beams and 8 posts. In questo progetto c'erano 4 travi e 8 pilastri. And we built the roof on top of the ring beam higher than its finished position. E abbiamo costruito il solaio e il tetto su questa struttura e più in alto rispetto alla posizione finale. So this design also has all of this south side has a timber screen, a timber and glass screen, and the posts of that screen hold that side up. Here, the south of the building, timber and glass. C'è addirittura già la facciata in vetro e legno sul lato sud. So we're able to build the straw all the way up, put the straw in and just leave a pocket where the beam is. Quindi abbiamo realizzato il muro in paglia fino a su, lasciando giusto uno spazio in cima. And then we swap the timber posts for a metal acro that will wind up and wind down. Quindi abbiamo tolto i pilastri e abbiamo utilizzato is it like chicken wire? No, it's a metal post that will wind up and wind down. Ok, e abbiamo utilizzato un palo di metallo che si muove come con un crick, si solleva e si abbassa. And that way, because we've got 16 people on site who are all learning, these 16 people, each one takes a post, and in coordination we lower the roof. E quindi, siccome c'erano almeno 60 persone su questo cantiere, ognuno di loro ha partecipato a mantenere il peso e ha spostato la trave. It's very exciting to do it. È molto eccitante farlo. And very often the builders that we're working with don't really believe that it's going to work. E molto spesso i costruttori con cui lavoriamo non credono al fatto che funzionerà. And we have to make them do it because I've designed it and I've got permission to do it, and we have to make them do it. Dobbiamo costringerli a farlo
dicendo che noi abbiamo avuto il permesso, noi abbiamo il progetto, quindi dovete farlo. And then when they've done it, they're jumping about with excitement. Ma anche loro, quando hanno finito di realizzarlo, saltano di gioia And they go and tell everybody as though they invented it themselves. e vanno a dire a tutti quanti in giro che l'hanno inventato loro. But what it also does is it means that you can use the weight of the roof to compress the straw. Questo sistema mi piace perché stiamo utilizzando il peso del tetto per comprimere le balle. So this roof, we like to put straw in the roof as well. This is a very heavy roof because it's got straw in it. Questo è un tetto molto pesante perché contiene anche la paglia. But it means that we don't have to do any other sort of compression for the walls. Ma non abbiamo bisogno di fare nessun'altra compressione ai muri. On the other hand, if we do have to compress the walls, these are the ways that we do it. In altri casi in cui dobbiamo invece precomprimere i muri e le balle, questo è il modo in cui lo facciamo. So at the top of every load-bearing wall you would have a ring beam like this. In cima a ogni muro avrete quelle scatole di cui abbiamo parlato prima. The size of the timbers is determined by whether it's going to have a floor or whether it's only taking the roof above. Le dimensioni di questo legname dipende dal fatto se dobbiamo realizzare un altro piano o un tetto. So this ring beam is strapped down using lorry ratchet straps. Quindi quello scatolato è legato con le cinghie dei camion e con i martinetti si comprime. And you can get an enormous amount of pressure on those straps. Si può arrivare a un'alta quantità a un'alta pressione usando queste cinghie e questo metodo. So we can bring the straw down as far as it's physically possible to do that. E lo facciamo di solito finché è fisicamente possibile. Continuiamo a comprimere finché è fisicamente possibile. So if we do this method, we compress it and then we put some thinner polyester straps over it to take the strain so we can take the ratchets off and continue building. Quando è finita questa compressione utilizziamo lo spago o una corda per legarla e tirare via le cinghie. But a method that we use if we've already got a framework is using car jacks, hydraulic car jacks. Ma il metodo che utilizzeremmo se abbiamo già quelle travi superiori è utilizzare dei crick per le automobili. So quelli rossi che si vedono nella fotografia. This is a framework building, this is a load bearing building. Quello è una casa con una struttura in legno e quella è una casa con i muri portanti. I believe that it's important to compress the straw even when you have a framework. Io penso che sia importante comprimere la paglia anche se abbiamo una struttura in legno. Because of air tightness. Per la questione dell'isolamento dall'aria, degli spifferi. And to make the straw stable enough to be able to plaster it. E per rendere la paglia sufficientemente stabile per fare da porta intonaco. And car jacks it works really well with no physical effort. I crick delle auto funzionano molto bene, fanno risparmiare un sacco di energia. So we place the car jacks at the level of the last bale, and then once we've compressed the straw, we put a temporary piece in and swap the jack for a bale of straw. Quindi con questo sistema, una volta che abbiamo compresso, fissiamo con delle tavole e tiriamo via i crick. And it's extremely effective with the bales of straw. Yeah. So you work your way along, taking out the jack and putting a bale of straw in quickly. Quindi
Lo spazio che poi avanzerà lo riempiremo di nuovo con una balla o con della paglia. And by the time you've taken out the last jack and put the last piece of straw in, it's just come back a little bit to compress the final bale. Quindi, e quando tireremo via le tavole che abbiamo usato per fissare quella compressione, si ridistribuisce di nuovo tutta la pressione su tutta la parete. Okay, do you want to tell them what the question was? Lui ha chiesto come si fa ad evitare che il muro si spanci o che si muova o che si creino delle gobbe o delle concavità. Okay, if the wall snakes, that's an indication that you were too macho with building it and you've put too much straw in the space between the fixed posts. Allora, se il muro si muove facendo il serpente come abbiamo visto nella fila ieri, è perché siete stati troppo maci e avete messo troppa paglia, avete compresso troppo fra i pilastri. Remember from outside when we did that, I wanted to show you what happened if you push too much. Perciò che ve l'ho mostrato ieri. And if the wall bows like that, se invece si spancia, if the wall bows like that, it tells you that the force is not down the center of the wall, that it's off center or at an angle, and you need to readjust your jacks. Invece quello che ti dice se si spancia il muro è che non stai riuscendo a mantenere la perpendicolarità, quindi devi spostare o la balla o i crick. But there is an optimum, so it is possible to overdo it if you use jacks that are extremely strong. È addirittura possibile esagerare se usi dei crick molto potenti. And what you're looking for is a straight wall so that when you thump it, you hear a very dull sound. It goes dull. There's a very different sound to the wall when it's compressed than when it isn't. C'è anche questa prova empirica per capire se un muro è ben compresso, perché quando lo colpisci con un pugno fa un suono completamente diverso, fa un blocco unico, ti sembra un blocco unico. And when you've worked on a few straw buildings, you come to know when it's at the right level of compression. E quando avrai un po' di esperienza con le case di paglia, riuscirai a capire quando c'è la giusta compressione in un muro. Which is why if you want to be a straw bale builder, it's a good idea to go and work with experienced people for several projects before you do your own project. Questo è anche il motivo per cui, uno dei motivi per cui il modo migliore per diventare un costruttore di paglia è andare a lavorare insieme ad altri che hanno magari anche più esperienza. Because all these things are very simple. Perché sono cose che sono tutte molto molto semplici. But you don't know what you don't know. Ma è solo che non le conosci, non conosci quello che non sai. And a lot of mistakes have been made because people think that they understand, I've got it now, I'll do it, without practicing enough. E può capitare anche di dire io questa cosa l'ho capita, adesso mi metto a farla io, ma in realtà avresti bisogno ancora di praticarla e di praticarla ancora. So it's always best to go and practice on somebody else's house. Quindi è sempre il caso di andare a fare queste prove a casa di qualcun altro. Okay, so once you've built your walls, we want to give them a close haircut. Quindi quando abbiamo finito di tirare sul muro, gli diamo una bella rasatina. So you can do it by hand. Si può fare a mano. But it's much quicker to do it with a machine. Ma è molto più veloce utilizzare una macchina come il trinciasiepi, si chiama così. With a chainsaw or alligator saw is a good one, or a garden strimmer. Un decespugliatore, un trinciasiepi, una motosega sono tutti strumenti buoni. Vuol dire meccanico. And then we like to use clay as much as possible because again it makes you very happy. E quindi di nuovo ci piace utilizzare l'argilla perché ci rende molto felici.
Una domanda per l'argilla. L'argilla è notoriamente impermeabile al vapore, ha una bassa permeabilità al vapore. In questo caso è accettabile perché ha parlato sempre di traspirabilità e permeabilità. Non so. Only some types of clay is waterproof. Not all clay is. And there are some types of clay that we would use in a pond, which is waterproof as long as it's wet, and it's not waterproof if it's dry. Non tutte le argille sono impermeabili, fanno uno strato impermeabile e di solito costituiscono uno strato impermeabile se sono bagnate, non se sono asciutte. So clay as a plaster, I think, is the best choice of plaster. Better than any other type of plaster. Gli intonaci a base di argilla sono i migliori tipi di intonaci, il miglior tipo di intonaco in assoluto. It's not toxic. Non è tossico. It regulates humidity. È igroscopico, cioè regola l'umidità. It's very, very good in a kitchen or a bathroom for that reason. Perciò per questa ragione è molto buono in cucina o in bagno. It's breathable. È traspirante. You can make it yourself, but you do need to understand how to do that. Puoi realizzarlo da solo, ma hai bisogno di capire come si fa. And it's wonderful to work with because it doesn't go hard very quickly, so you can be very creative with clay. Ed è splendido lavorarci anche perché non asciuga molto velocemente e il fatto che puoi ritornarci ti aumenta di molto la creatività. But you would never use clay in an area where it had direct contact with water. Ma io non lo userei appunto se in una situazione in cui l'argilla ha un contatto diretto con l'acqua. So in a bathroom you would need ceramic tiles where the shower hit the wall with clay above. Quindi in un bagno avrete bisogno di uno strato di piastrelle per evitare lo schizzo diretto, l'acqua diretta sull'intonaco. And clay is also not as hard as lime, so it will become damaged more easily. E soprattutto non è così duro come la calce, quindi è più facile da danneggiare. On the other hand, it's much, much easier to repair. D'altro canto è anche molto più facile da riparare. So you make your choices. Quindi fate la vostra scelta. I think though most people, once they've had the chance to work with clay, don't want to work with anything else. Sappiate che molte persone che hanno provato l'argilla poi non vogliono più lavorare con nient'altro. Io volevo dire un'esperienza. Io ho fatto il bagno di casa, per esempio, tutto in terra cruda, per la voglia che avevo di usare la terra cruda. Però con l'erosione che produceva la doccia contro i muri ogni volta che batteva, la parte di sotto si era consumata, si iniziava a inumidire e a formare con la paglia muffa. Yes. Yes. E allora marciva la paglia, crescevano anche le piante. Yes, it's not. E allora ho coperto soltanto le zone che erano a contatto con questo, con il cociopesto, a Tadelac. Yeah. Yes, that's sensible. I would No more problem for I would never recommend clay plasters with direct contact with water. So in my climate we would never use clay outside. Sì, infatti hai fatto benissimo, perché io non consiglierei mai a nessuno di fare un intonaco solo di argilla dove arriva l'acqua. Infatti in Inghilterra non li useremo mai in un posto dove è esposto alla pioggia. Yeah. Barbaro, usate reti porta intonaco o direttamente sulla paglia?
I never ever use any metal mesh at all for anything. Io non ho mai utilizzato questo tipo di tecnica. I know Verna does, but I will not use metal in plaster. I don't believe it's durable. Werner magari ha un'opinione diversa, ma io non lo utilizzo perché non lo considero durevole. And sometimes we use a mesh, particularly around the curves of windows, around here at the top of doorways, and we use a very loose weave jute mesh. Allora, a volte utilizziamo in delle parti particolari un pezzo di rete, o sia un pezzo di rete metallica o un sacco di juta, per esempio una rete di origine vegetale, per esempio sulle cornici, a contatto con la cornice di legno. So, can't remember what I was going to say about the mesh. Yes, instead of the mesh, if you use a lot of small straw fibre, that has the same effect of reinforcement. Puoi avere lo stesso effetto, la stessa funzione la puoi ottenere mischiando all'intonaco dei pezzetti sufficientemente sminuzzati di paglia, perché agisce da portaintonaco, da legante. Barbara, Stefano Soldati usa mettere completamente tutta la parete di Stefano Soldati, usa proprio i sacchi di juta, non i sacchi normali, qualcosa del genere, e secondo lui rinforza completamente tutto. Yes. Yes, and he does that particularly where he's putting a very thin clay plaster over a board. Sì, è vero. Dipende anche molto dallo spessore dell'intonaco che vuoi realizzare. Lui lo fa perché vuole ridurre lo spessore dell'intonaco. Yes, I would do the same when I'm using a very thin plaster over a material that is not very absorbent. Anch'io lo farei su un materiale che non assorbe molto, quando ho intenzione di realizzare un intonaco più sottile. Okay. Stefania, are we okay for the time with the... Per quanto riguarda l'intonaco, le fibre di paglia che fanno lo stesso lavoro che fa la rete di juta in questo caso, si può usare le fibre di canapa? Yes, you can use hemp. It's just hemp is a lot more expensive than straw, and when you're building a straw house you have a lot of straw available to you. Ovviamente sarebbe solo una questione di costi, perché hai un sacco di materiale di paglia a disposizione su un cantiere di una casa di paglia. Invece dovresti andare a comprare la canapa. In lime plaster, hemp has a different function that helps the strength of the lime. I'm not sure it's the same in clay because of the clay doesn't have a chemical reaction, whereas lime does. Con intonaci a base di calce sarebbe forse preferibile la canapa, ma non è assolutamente certa che sia lo stesso per l'argilla, perché c'è una reazione chimica diversa. So we use chopped hemp in our lime plasters. Quindi noi usiamo fibra di canapa in intonaci a base di calce, solo calce. So in the past they would have used horsehair, and now we use chopped hemp. Horsehair. Nel passato avrebbero utilizzato crini di cavallo, oggi utilizzeremmo fibra di canapa. Yeah, ok. I think that hemp is better. Because it's more thin? There is definitely a chemical change that happens between lime and hemp. Sì,
è proprio una questione chimica migliore per And nella canapa. I'm not sure what happens between lime and straw, if it's the same effect. So you never tried to I have done this with lime and straw, but I don't know how durable they are in the long term. Ho realizzato intonaci così, ma non posso risponderti alla domanda su quanto durano. So we can get chopped hemp very easily, and we can buy lime with the chopped hemp already in it. Addirittura si possono comprare dei mix già premiscelati, premiscelati con già la canapa, la fibra di canapa. Mm-hmm. Yeah. Well, I think we can still learn a lot from the old plasters because they clearly do work. Sicuramente possiamo imparare dagli intonaci antichi perché sono durati così tanto. And there are mixtures you can use of clay and lime together, which improve the strength of the clay without using completely pure lime. Si possono anche utilizzare, appunto, poi aggiungere anche l'argilla a questi intonaci a base di calce e sicuramente sarà preferibile comunque utilizzare la canapa, la fibra di canapa. Cioè se c'è la calce è meglio utilizzare la fibra di canapa. We're going to be building a building on the east coast of Yorkshire this year, and we're going to experiment with mixtures of lime and clay. Quest'anno sperimenteremo direttamente dei nuovi mix in una casa che sta costruendo sulla costa orientale dello Yorkshire. So if you've got any recipes to share with me, I'd be very happy to. Quindi se hai qualche ricetta da condividere sarei anche contenta. Yes, or maybe you could come and work with us. Forse potresti venire a lavorare con noi. You'd be happy. Great. Okay, so this is us lime plastering with people just like you. So people who are not plasterers learning how to work with lime. Questo è un esempio della realizzazione di un intonaco con persone che non sono degli intonachisti, ma sono persone come voi. But you can see the difference is that you have to wear protective clothing because of the lime. La differenza la vedete subito, è che vi dovete mettere una tuta protettiva per la calce. But it's possible to create very beautiful buildings with people who are not professional plasterers. Ma guardate com'è possibile realizzare dei bellissimi edifici anche con persone che non sono intonachisti. Yes. Nella struttura sottostante è stata utilizzata del tutto pietra o c'è anche all'interno c'è anche la paglia? Yes, these are car-tire foundations. Queste sono fondamenta su pneumatici. I know they don't look like it. Lo so che non sembra. This is just a very thin skin of slate to hide the tires from the sunlight. Ma quello è solo un rivestimento superficiale per proteggere i copertoni dai raggi ultravioletti. Is it empty or is all from It's not empty. There are pillars of car tires. No, ci sono i pilastri dappertutto. Sì. C'è come una stanza, però ci sono pilastri. All the way around holding up the straw walls. Tutto in giro, tutto lungo il perimetro. And in the center as well? Only in the center where there are posts. E anche al centro dove c'è un pilastro. Mai possiamo chiedere se per l'esterno si usa una mano di argilla e poi la calce sopra, cosa fa? Yeah.
Render. For the lime recipe. La ricetta con la calce, terra. We would use, it's a mixture of lime, hemp and sand. Calce, sabbia e fibra di canapa. And sometimes we do a hot mix made from quicklime and sand. A volte addirittura facciamo un mix caldo fatto con la sabbia e la calce ventilata. Cioè la calce che non ha mai toccato l'acqua. Because it's a lot cheaper to make it directly from quicklime than it is to make the lime putty and then make the mortar. Perché conviene rispetto a comprare il grassello o la calce idrata. So these are just more pictures of the same building you've been looking at. Queste sono diverse angolazioni dello stesso edificio. So this is all made with sustainable materials. Tutto fatto in materiali sostenibili. They're natural, they're as local as possible. Local. Quindi sono naturali e sono locali. So the oak for the frame was made from trees that were blown down in the wind. Il legno viene dalle querce che erano cadute per colpa del vento. It's got foundations made of car tires. Ha fondamenta in pneumatici. The insulation in the floor and in the ceiling is from the National Trust's own sheep, so it's raw sheep's wool, not processed. L'isolamento nelle fondamenta e nel tetto è fatto con la lana non processata. And it has all the external veranda is made from durable timbers from chestnut and from larch. E tutto il perimetro e il legname che vedete nella fotografia, nella seconda fotografia, è fatto con legno di castagno. So this is a big commercial building. Questo è un grande edificio commerciale. That we did 7 years ago. Circa costruito 7 anni fa. And this was one of the first ones where we built the roof first and dropped it down. Questo è uno di quelli dei casi in cui abbiamo costruito prima a parte il tetto e poi l'abbiamo fatto cadere sui muri. But this one does have a framework. It's bearing. Ma questo ha una struttura in legno, non è veramente a muri portanti. And it's the sale room for a fine art auctioneers company. Ed è uno spazio espositivo, a carattere artistico espositivo. So they sell antiques, so it's important that the ambient temperature inside remains the same. Loro vendono anche materiale d'epoca o d'antiquariato, quindi è molto importante che l'ambiente sia, il tasso di umidità non sia troppo elevato. It's also important that the acoustics are very good, so that they can stand at one end of the 30-meter hall and speak without raising their voice to people at the back. Era anche molto importante le prestazioni acustiche dell'edificio, perché avevano bisogno di poter comunicare con una persona dall'altro lato di una stanza grande anche 30 metri. So this building has saved the company 75% every year on their heating bills since it's been made of straw. Percent. Hanno risparmiato circa il 75% di energia. With respect to the building they used previously. Rispetto all'edificio in cui erano prima. Barbara, solo una cosa dire a Barbara, che tra poco iniziano a suonare perché sono passate le 5, quindi forse avremo qualche problema audio, acustico. Yeah. So this is an example of a small community building that we do a lot of, working with small groups of people with a shared interest to build their building and then use it afterwards. Questo è un altro esempio di come si può costruire un edificio con un team di persone motivate
a realizzarlo e a viverlo per uno scopo. These are all made of the same materials, all the same natural materials we've been talking about. Anche questo fatto con gli stessi materiali naturali che abbiamo detto finora. And they're all load bearing. E sono muri portanti. So this is another one for the building society. Questo è un altro edificio costruito per la società dei costruttori. Associazione costruttori sarebbe in Italia. Giusto? Associazione costruttori. This is a library. Questa è una libreria, una biblioteca. This one is the one that most people don't believe it's made of straw. Questa è proprio quella che la maggior parte delle persone non credono essere un edificio in paglia. Because with this one we plastered it ourselves to a very flat finish, which is what the client wanted. Soprattutto perché la finitura dell'intonaco è molto dritta, piatta, come gli edifici tradizionali, perché così voleva il committente. But again it's load bearing. Anche questo è portante. These are houses these are council houses, social housing, which we designed in 2008. Queste sono case popolari costruite nel 2008 e di cui vado molto fiera. So we built 4 houses in 2 pairs of terraces, all load bearing. Costruito 4 case e 2 terrazzi, tutti con muri portanti. And they have a page on their website with the council where they compare the energy efficiency of these houses with similar houses that they have renovated to higher energy standards. E loro hanno sul loro sito hanno paragonato questo tipo di edificio con quello che costruivano fino a quel momento. And these straw houses beat them on every single comparison. E questo edificio li ha abbattuti in ogni aspetto. And social housing. Homes, they're homes for people to live in, for people who don't have much money. This is a little cafe in London. Questo è un piccolo caffè a Londra. Again, car tires, load bearing. Ha di nuovo pneumatici, muri portanti, tetto verde. This one here we did a couple of years ago near my hometown. Un paio di anni fa nei pressi della mia città dove vivo. It's a commercial kitchen with a disabled access toilet. È una cucina commerciale con un bagno con accesso per disabili. So the inside is completely plastered with clay. L'interno è completamente intonacato con l'argilla. So this is one of the recent arguments I had to have, this time with environmental health. Questa è un'altra questione che ho dovuto dibattere che riguarda la salute. Because there are greater restrictions on commercial kitchens than there are on domestic kitchens. Perché ci sono addirittura più restrizioni per le cucine commerciali rispetto a quelle casalinghe. And on the inspector's list of acceptable materials, clay was not on it. E sulla lista dei materiali che aveva l'ispettore non era contemplata l'argilla. So that one took quite a while to argue through, but eventually it was agreed. E quindi anche ho dovuto combattere anche questa battaglia, ma alla fine me l'hanno data vinta. So this building has clay inside and lime outside. Quindi questo edificio ha argilla all'interno e un intonaco a base di calce all'esterno. And that's it, sitting in the vegetable garden. So they're growing their own vegetables and then teaching local families to make nutritious meals. Qui possiamo vedere lo stesso edificio da un'altra prospettiva in cui si vedono anche gli orti, perché
qui insegnano anche fanno degli corsi, dei laboratori in cui si insegna alle persone a cucinare cibo sano. So one of the things we've been working hard on is designs that we can replicate easily and that are the most cost effective for people to build. Quindi il problema progettuale principale è avere un progetto di un edificio che sia facilmente applicabile per tutti e che sia economico, ha un buon rapporto costi-benefici. So we've developed a design without this top piece. Quindi abbiamo disegnato la variante senza quella parte. So it's open plan downstairs, 2 bedrooms upstairs. Che sono uno spazio aperto al piano terra e 2 camere da letto al primo piano. And a self-builder, by building something simple like this, can do it for £50,000. In autocostruzione una cosa così semplice si può fare con 50.000 sterline. The key to building affordable houses is, first of all, keep it simple, keep it small. La prima regola per costruire una casa abbordabile economicamente, una casa conveniente, è mantienila piccola e mantienila semplice. Most people have a big imagination and want to build something that's far too big. La maggior parte delle persone ha una grande immaginazione e vuole costruire qualcosa che in realtà è troppo grande. What we recommend is that you build something that is enough and not more than enough. Noi diciamo costruisci qualcosa che sia abbastanza, non più di abbastanza. And if your needs change and you need to add an extension because you need an office or because you need another bedroom or because your mother's coming to live with you. E se hai bisogno di aggiungere un altro spazio perché hai bisogno di un garage, di uno studio o perché tua madre è venuta a vivere con te, then the design is so simple that it's easy to add an extension later. Abbiamo fatto in modo che il design originale preveda questa aggiunta. So these designs are well thought out so that you can easily make this window into a door. Come per esempio puoi trasformare quella finestra in una porta. And you can make it single story or 2 story for the extension. E lo puoi fare lo spazio aggiuntivo ad un piano o a 2 piani, a seconda di quanto ti serve. So you can see what it looks like with the extension on it. Qui possiamo vedere come appare con l'estensione. And this house can be built by a competent self-builder for £600 a square meter. Questa casa può essere costruita in autocostruzione per 600 sterline al metro quadro. And these designs are on our website. Questi progetti sono presenti sul sito. And this is a self-build project. The 3 different houses joined together. Anche questo è realizzato in autocostruzione, sono 3 case attaccate. Again, I don't need to go through the method and the materials because they're all the same. Sempre gli stessi materiali e metodi. And you can go and stay in these houses if you want to. They're very beautiful. These ones are for rent. Quindi sono in affitto, se volete potete andarci a vivere per un po'. They're near Canterbury in the south of England. A Canterbury, Inghilterra del Sud. And all the internal plasters are clay dug from the farm itself. Persino l'argilla utilizzata è stata presa in loco.